Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Proseguiamo la saga allenatore del Napoli perché abbiamo appena sentito che Galtieri ha messo la freccia sulla Roma-Napoli, ha sorpassato Sosa e è il favorito per la panchina del Napoli ad oggi, almeno vedremo domani. Comunque le notizie tra ieri e oggi sono le seguenti. Anche Gianluca Di Marzio ha detto la sua, fonte più che attendibile. Praticamente Galtier potrebbe essere il favorito per la panchina del Napoli, più di Sosa, più di Garcia e più addirittura di Fonseca. Si fanno questi nomi, ma non so tra i quattro Fonseca poi se sia proprio veritiero, ma ne parleremo in questo video ragazzi. Cominciamo. Prima di cominciare, come sempre, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto e andiamo a vedere cosa può succedere in casa Napoli. Allora, le notizie di ieri sono che Galtier diciamo ha sorpassato anche a livello di bookmakers la candidatura di Sosa della Salernitana sulla panchina del Napoli. Ci sono delle cose da analizzare. Abbiamo letto che Galtier, se viene a Napoli, si porterebbe anche Gulam nello staff, e da questo punto di vista mi fa non piacere di più riavere Fausi tra di noi nello staff del Napoli, per tutto ciò che ha dato a Napoli, per la carriera che purtroppo a livello di infortuni si è proprio, si è proprio conclusa. Non voglio dire sul nascere, però Gulam prima che si infortunava aveva tutte le carte in regola per diventare uno tra i migliori terzini sinistri d'Europa. Poi la storia l'abbiamo vista e lo sappiamo come è andata a finire. Dispiace ancora ogni volta che ci penso, però riaverlo a Napoli sarebbe fantastico a livello emotivo. E poi, particolare secondo me da non sottovalutare, Gulam conosce la piazza molto più di Galtier, sarebbe una manna dal cielo e una mano all'allenatore nel caso possa essere il francese, per ambientarsi, per capire da subito esigenze della piazza, come la pensa la piazza, la società, conosce il presidente, quindi potrebbe fare anche da mediatore in eventuali scelte, in eventuali colloqui e quant'altro, quindi figura da non sottovalutare quella di Gulam. Quindi Galtier sembra che abbia messo la freccia ed abbia superato Sosa a livello di percentuali. Abbiamo letto che Sosa ha questa clausola da 1.300.000, 1.800.000, chi dice 1.300.000, chi dice 1.800.000, chi dice 2 milioni. La prendiamo per buona, noi la diamo a 1.500.000 così, simbolico. Comunque abbiamo letto che la clausola è esercitabile fino al 21 di questo mese, quindi mancano, oggi che cos'è? 14? Mancano 6 giorni, 7 giorni, 6 giorni perché poi il 21 è scaduto. E ho letto anche che De Laurentiis vorrebbe mettere Zanoli sul piatto della bilancia per non pagare la clausola. Allora, io non lo so se sia vero il fatto che De Laurentiis non voglia pagare la clausola, perché mi sembra irrisorio 1 milione, 1,5 milioni da pagare prendendo l'allenatore. Però Zanoli sarebbe un acquisto a favore della Salernitana, perché è un terzino che ha fatto esperienza in Europa nella prima parte del campionato, ha giocato anche spazi di Champions League con il Napoli, facendo bene poi, tra le altre cose. È stato il migliore in campo da gennaio a maggio nella Sampdoria, con, regalando anche qualche assist e facendo prestazioni comunque di alto livello. Zanoli è cresciuto tantissimo a livello caratteriale, a livello di personalità. È il caso di farlo giocare in una squadra di Serie A che però si possa giocare almeno il 10° posto in classifica, e la Salernitana. Io credo che, visto anche l'andazzo di quest'anno, perdendo ovviamente pochi pezzi dalla rosa di quest'anno, al di là che sia Sosa o non sia Sosa l'allenatore della Salernitana, credo che si possa giocare tranquillamente la metà classifica, strafando anche qualcosina in più, strafacendo o strafando? Ma
sto perdendo proprio la mia dimestichezza con l'italiano dopo 20 anni d'Olanda. Comunque, andiamo avanti. Non lo sapremo mai se sarà Sousa o Galtieri, però appunto sembra che Galtieri sia avanti per quotazioni e abbiamo letto che sta aspettando solo di concludere scartoffie burocratiche con il Paris Saint-Germain, che dovrebbe dargli 6 milioni di euro di buona uscita. Vedremo se sarà così, vedremo se arriverà Galtieri. Si parla di Garcia, si parla di Fonseca. Tra tutti quelli che sono stati detti, Garcia proprio no, perché non mi piace per niente come gioca e il gioco che vuole esprimere, e nemmeno il personaggio poi mi fa tanto impazzire. Quindi vedremo se arriverà Galtieri o Sosa. Galtieri sicuramente è un allenatore che non so come decifrarlo. Sì, hai vinto un campionato in Francia con il Lille, l'hai vinto col Paris Saint-Germain, una Supercoppa. Da questo punto di vista un punto in più, perché sei un allenatore che hai maturato comunque l'esperienza da vincitore, e prenderti un'eredità su una panchina con lo scudetto vinto e tutto ciò che lascia Spalletti, ovviamente è molto più semplice, secondo me, dal punto di vista personale, che se arriva uno comunque non hai vinto ancora niente e hai dalla tua sicuramente la foga e la voglia di metterti in gioco e la voglia di fare il salto di qualità, però poi devi scegliere tra forse una mezza sicurezza di avere un allenatore che ha già provato ed è riuscito a vincere un campionato, che sia in Francia poi o che sia in altre parti d'Europa, e scommettere sull'altro che faccia il salto di qualità poi nell'anno che lo prendi tu. Quindi scelta difficile, però vedremo il Napoli in che direzione andrà. Tanto domani ne usciranno altre 10 di notizie. Però tra tutti i nomi che sono stati fatti ed ogni giorno che passa sale, scende, ma non tramonta mai il nome di Galtieri. È sempre stato l'unico tra tutti i nomi fatti che non c'è mai stata una smentita e non c'è mai stata una brusca discesa nelle quotazioni per dei bookmakers. Quindi lascia ben sperare all'arrivo del francese sulla panchina del Napoli. Poi arriverà ovviamente con Gulam, si porterà Gulam, speriamo che vada in porto Galtier con Gulam e va benissimo così. Non mi dispiacerebbe nemmeno se arriva Sosa, l'abbiamo già detto, abbiamo fatto un video al riguardo che trovate sul canale, è uno degli ultimi video. Vedremo il Napoli come si comporterà da questo punto di vista. Massima fiducia alla società, massima fiducia al presidente, che quest'anno si ritrova a dover fare delle scelte secondo me tra le più difficili dell'era De Laurentiis. Però il presidente a livello imprenditoriale, a livello di scelte, se ne è sempre uscito alla grande e mi auguro e credo che sarà la stessa cosa anche quest'anno. Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, sperando che nessun allenatore metta la freccia e ci sia l'ennesimo nome da andare ad analizzare domani. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli.